Quando sei piccola e parli con i genitori, con le maestre, con i compagni di scuola, tutti sembrano dirti che per crescere bene devi avere tutto sotto controllo. E badate, io sono una tipa molto precisa, amavo avere tutto sotto controllo ed è quello che è stato il mio più grande errore. Avevo un diario e sopra c'era scritto 282, 491, 99, 2220, sì, avete capito bene. A 12 anni avevo iniziato a dare i numeri e non perché fossi brava in matematica, anzi, non sono mai andata troppo bene. Ero quella ragazza col sorriso smagliante, sempre pronta a fare la figura della ragazza solare. Infatti ero molto popolare, anche se attiravo tutti, attiravo specialmente i bulli. E loro, visto che non ero esattamente una top model, anzi avevo qualche chiletto in più, non perdevano l'occasione di farmelo notare, con i loro soprannomi più creativi, ad esempio Peppa Pig, Involtino Primavera, Bombolone e tanto altro. E questi nomi venivano fissati nel mio diario accanto a delle cifre. E accanto a queste cifre, a questi nomi, era come se erano stati fatti con un inchiostro indelebile, non li dimenticavo più. Ero preoccupata per il mio aspetto e iniziai a mettermi sotto osservazione, ma non da parte di medici o esperti. Il vero esperto ero io. Iniziai ad annotare ogni boccone, ogni pezzo di cioccolato che mettevo in bocca e veniva scrupolosamente annotato sul diario. Ad esempio, croccantelle tra la seconda e la terza ora? 712 kcal. Un terzo di Kit Kat sono pari a 312 kcal. Oppure un morso del toast buonissimo che ha preso la Bea oggi pomeriggio da panino buono, 71 kcal. Mi sentivo come una poliziotta del cibo. In realtà no, io ero il ladro, anzi ero il carcerato, prigioniera dei numeri. Il che ogni numero diventava come un crimine da punire, infatti io spesso mi inducevo il vomito, che mi ha portato ad avere poi anche problemi in futuro. Più in là volevo comprensione, cercavo aiuto e conforto e cercavo delle persone come me e trovai un gruppo di ragazze che non era molto diverso dai gruppetti dei ragazzi delle medie. C'era la bulimica capogruppo, la bulimica braccio destro, la bulimica dilettante e la bulimica nuova, che ero io. E eravamo così brave che calcolavamo anche le calorie dell'aria che respiravamo. Ma non era quello che mi serviva, mi sbagliavo di nuovo. Ma un giorno arrivò la mia salvezza, che non era un guru del benessere o un libro di autoaiuto, era la figura di mia madre. Ricordo ancora quel giorno. Aprì la porta del bagno col sofà da bergamasca e disse: "Ta sedrea fa". E il mio sguardo passò dal spaventato al "cosa le dico?", ipoteticamente, e lei passò da uno sguardo tra l'arrabbiato, l'inconsapevole e il dubbioso. E mi disse: "Ok, da oggi sei sotto osservazione". Ma non fu così. Era di quella rabbia materna, mia madre, che solo poche persone possono capire. E infatti iniziamo a fare delle cose che prima non avevamo mai fatto, come ad esempio guardare le serie TV fino a tardi, mangiare del gelato sul divano, oppure, anche lei, comprarsi quel vestito che non avrebbe mai messo prima. Mi sentivo sempre in difetto, con tutto e con tutti. Ma poi ho capito che per stare bene, per essere viva, quindi la mia rinascita, è quando mia madre mi ha detto e consigliato di non scrivere più su quel diario e mi teneva d'occhio. Infatti adesso l'unica lista che ho è delle volte in cui le chiedo: "Mamma, andiamo al sushi?". È l'unica lista che tengo. Da questa esperienza sono rinata e ho imparato che essere vulnerabile non vuol dire essere fragili, vuol dire avere coraggio. Ammettere di avere un problema vuol dire di avere coraggio. E a oggi
posso dire a tutti che se avete un problema del genere si risolve e che non dovete vergognarvi di chiedere aiuto, perché un aiuto verrà sempre dato a chi ne ha veramente di bisogno. E soprattutto di vivere la vostra vita felici, sempre al massimo, a volte anche con un po' di ironia, e di ascoltarvi sempre. Grazie mille per l'ascolto.